Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò vedere questi due avvitatori di impulsi. Questo è il modello TSPV3 della Top Shock e questo è il modello TSPV2. Questo più piccolo dichiara 330 Nm, questi ne dichiara 550. Sono degli avvitatori molto potenti. Di questa linea già avevo recensito l'avvitatore TSPV1. Quello aveva una particolarità, era meno potente di questi. Aveva l'innesto che ci permetteva di utilizzare sia le bussole con l'innesto quadro da mezzo pollice, come questi due, ma quello ci permetteva anche di utilizzare nella parte centrale gli inserti classici da 1/4 di pollice con il codolo esagonale, quelli che si utilizzano per tutti gli avvitatori, e quello si poteva utilizzare anche per viti piccole, questi no. Questi sono due piccoli mostriciattoli e li troverete in vendita sul sito Banggood, che me li ha inviati appositamente per farveli conoscere. Adesso siamo nel periodo del Black Friday, troverete dei prezzi molto vantaggiosi rispetto al prezzo che trovate solitamente, ma vi lascerò tutto nel primo commento nella descrizione in modo da poterlo comprare utilizzando codici di sconto oppure dei link particolari con dei prezzi già scontati. Allora ragazzi, io ho fatto delle prove qua nel laboratorio, delle prove rapidissime che comunque ci fanno capire quanto sia potente. Dopodiché sono andato dal mio meccanico barra gommista di fiducia, è un centro revisioni auto, e gli ho chiesto di fare delle prove con questi avvitatori. Ragazzi, è riuscito a svitare delle ruote dopo averle strette con la pistola pneumatica da gommista ed è riuscito anche a svitare il mozzo centrale della ruota semplicemente in pochi secondi con questo che dichiara 550 Nm. Adesso le guarderemo da vicino, nel frattempo vi darò pure alcuni consigli per quanto riguarda l'utilizzo di questi avvitatori, perché questi non vanno utilizzati per stringere le viti a morte, questi sono degli svitabulloni. Io l'ho sempre chiamati svitabulloni, non avvitabulloni, perché altrimenti si rischia di fare danno e ve lo dimostrerò fra poco. Ma adesso mettiamoci sul bancone, guardiamo cosa viene dato in dotazione, osserviamoli per bene da vicino, leggiamo le caratteristiche e poi vi faccio vedere le prove. Iniziamo. E allora ragazzi, scusate intanto il disordine sul bancone. Questi sono i due prodotti in questione, il modello TSPV2 e il modello TSPV3, 330 550 Nm massimi raggiungibili, regolabili sia tramite le impostazioni del pannellino che tramite la pressione del tastino. Vengono venduti all'interno di queste valigette, che posso assicurarvi che oltre a essere delle belle valigette sono anche resistenti. Allora, all'interno troverete sia il caricabatterie, la batteria, alcune bussole. Questo è il caricabatterie con due LED che ci indicano lo stato di carica della batteria. Infatti durante la carica si accende il LED rosso e quando raggiunge il livello di carica massima si accenderà il LED verde. Le batterie in dotazione saranno da 4000 mAh, da 21 volt per il modello più grande e da 3000 mAh per quanto riguarda il modello più piccolo. Allora, vediamoli per bene. Questo è il modello più grande. Intanto è pesante e massiccio, e questo a vantaggio dell'utilizzo perché essendo pesante non riceve il contraccolpo, quindi l'energia non viene dispersa ma viene distribuita tutta sulla bussola, quindi consente di svitare con molta più facilità le viti. Le bussole che vengono date in dotazione sono fornite con questa spina nella parte centrale che ci permette di evitare che si sfili quando la tiriamo via dal dado, perché con l'avvitatore di impulsi spesso può succedere che la bussola si impunti sul dado e quindi poi non riusciamo a staccarla con facilità. Invece utilizzando la spina che viene trattenuta da questo O-ring riusciamo a tirarla molto più facilmente. Allora, sulla base per entrambi abbiamo un pannellino di controllo che ci consente di dare alcune impostazioni. Avviandolo infatti si accenderà sia il pannellino che il LED sulla parte frontale, che rimane acceso anche per alcuni secondi dopo la pressione del tasto, quindi ci permette di avvicinarci alla zona nella quale stiamo lavorando e quindi lavorare con più facilità perché riusciamo a vedere per bene. Per adesso c'è un solo LED acceso perché è impostata la potenza minima. Più premo questo tastino, più vanno aumentando le tacche, e questi sono i 3 livelli di potenza che ci permette di utilizzare questo avvitatore, ma la stessa potenza comunque è gestibile anche tramite il tastino, e quello che vi sto dicendo riguarda anche questo avvitatore, quindi più premerò il tasto più velocemente ruoterà la bussola. La stessa cosa per quanto riguarda il senso antiorario. Questo era il senso orario, quindi che ci permette di avvitare. Premendo questo tastino ci permette invece di invertire la rotazione. Queste altre tacche invece indicano il livello di carica della batteria, che come vedete adesso è al massimo. Il motore è brushless, quindi non richiede assolutamente manutenzione, non ci saranno all'interno delle spazzole che col tempo si consumano e ci consentono quindi un utilizzo e una vita più lunga dell'utensile. Le caratteristiche tecniche per entrambi ora le leggeremo sul manuale di istruzioni. Questo è l'avvitatore più piccolo, anche questo con motore brushless, stesse caratteristiche per quanto riguarda senso di rotazione e avviamento, ma sul pannello di controllo abbiamo una funzione in più.
più. Quindi oltre a consentirci la possibilità di regolare la potenza su due livelli, quindi la possibilità di avere una potenza bassa e una potenza alta e la regolazione tramite tastino, durante il funzionamento con il senso antiorario, quindi per svitare, ci permette di avere una funzione particolare. Una è quella che ci permette di svitare le viti in modo classico, quindi premendo il tastino, avviando la rotazione finché non svitiamo tutta la vite. L'altra invece ci permette di interrompere la rotazione in automatico quando l'avvitatore capisce che non è più necessario imprimere molta energia. Infatti, quando il bullone si sarà allentato, l'avvitatore smetterà in automatico di ruotare. Quindi tastino ancora premuto, ma rotazione interrotta. Questo serve nel caso in cui stiamo svitando dei bulloni. Immaginate di svitare dei bulloni da una ruota e se non avessimo questa funzione, possibilmente quando finisce la filettatura il bullone potrebbe rotolare via. In quel modo invece ci permette di allentare le viti e dopodiché svitarle manualmente. La parte frontale per entrambi è in metallo, quindi robusta. La parte invece arancione è tutta in plastica con questi inserti in gomma che offrono un buon grip. Sono sagomati, oltre a essere in gomma hanno questa finitura anti-scivolo. L'impugnatura è molto ergonomica, io ho la mano grande e riesco tranquillamente a impugnarla tutta. Si possono utilizzare tranquillamente anche con i guanti senza alcun problema. Le batterie sono perfettamente compatibili con la Makita, però da alcune prove fatte abbiamo riscontrato che le batterie della Makita riescono a fare funzionare perfettamente questi utensili, ma queste batterie sugli utensili Makita non riescono a farli funzionare. Vengono accompagnati entrambi da un manuale di istruzioni, è stato tradotto quasi perfettamente in italiano, ci sono alcuni piccoli errori, quindi in questo caso le avvertenze è scritto unito, ma il concetto è espresso in modo perfettamente comprensibile. Quindi per esempio il termine utensile elettrico nelle avvertenze si riferisce all'utensile elettrico alimentato dalla rete con cavo o all'utensile elettrico a batterie senza fili. Quindi tradotto in modo corretto. Ora guardiamo le caratteristiche tecniche che sono riportate su questa scheda in alto, che riguardano il modello da 330 Nm. Questo è indicato per bulloni da 8 fino a 30 mm, sia per bulloni standard che bulloni ad alta resistenza. La capacità della batteria è 3 A come abbiamo visto. La velocità di rotazione ovviamente a vuoto va da 0 fino a 2380 rotazioni al minuto e la frequenza di impatto, quindi il numero di impulsi, sarà da 0 fino a 3000 al minuto. La coppia massima sarà di 330 Nm. Per quanto riguarda invece il modello più grande, avremo sempre da 8 a 30 mm, batteria da 4 A, 2200 rotazioni al minuto e 3000 impulsi al minuto. Coppia massima 550 Nm. Ovviamente su questo tipo di avvitatori c'è da fare alcune considerazioni. Il serraggio che si riesce a dare al bullone non è legato solamente alla forza che ha l'utensile, ma anche a quanto tempo stiamo con il tastino premuto ad avvitare una vite, perché vengono date delle martellate tramite un meccanismo interno e quindi più martellate vengono date sulla vite, più la vite ruoterà e più verrà serrata. Quindi questo dipende da quanto tempo noi impieghiamo per avvitare. Se stiamo pochi secondi ovviamente avremo un serraggio inferiore rispetto a un tempo più prolungato. Quindi per capirci è come se noi prendessimo una chiave inglese, la mettessimo su un bullone e cominciassimo a martellare in questo senso per stringere una vite. Più martellate diamo, più tempo impieghiamo, più ovviamente serreremo la vite in questione. Mi è successo di leggere alcuni commenti di persone che non sono rimaste soddisfatte del modello precedente e che purtroppo, mandandomi poi dei video per dimostrarmi che l'avvitatore non funzionava, mi facevano vedere che provavano a svitare la ruota della loro macchina con 2 secondi di tentativo. Per riuscire a svitare una ruota di una macchina con un avvitatore di questo tipo, soprattutto se la ruota è stata stretta da un gommista che non ha rispettato le coppie di serraggio, sarà impossibile svitarlo in pochi secondi. Sarà necessario insistere anche 15, 20, 30 secondi. Poi del modello precedente in particolare tantissime persone si sono dette soddisfatte e 3 o 4 si sono lamentate che non sono riuscite a ottenere buoni risultati. Ma bisogna capire se è stato utilizzato nel modo corretto oppure se era un esemplare difettoso. Però la maggior parte si sono trovati bene e di questi vi farò vedere adesso di cosa sono capaci. Farò delle prove all'interno del laboratorio, quindi proverò ad avvitare delle viti su un cerchione di una ruota e vedrete che forzandolo anche con la chiave dinamometrica e superando le coppie di serraggio indicate dalla casa madre, il filetto si rovina. Proprio per questo vi invito vivamente a utilizzare questi avvitatori per svitarle. Con questi potete stringere le ruote per 2 secondi, dopodiché regolate con la chiave dinamometrico oppure manualmente. Non utilizzatevi però per tanti secondi, perché una coppia di serraggio estrema può danneggiare il filetto della vostra ruota. Non solo danneggiandolo si danneggerà una parte della vostra macchina, ma avrà meno tenuta di quella che sperate, perché un filetto danneggiato non darà il serraggio uguale a un filetto in buone condizioni. Adesso spostiamoci, vi faccio vedere
vedere questo cerchione messo nella morsa nel mio laboratorio. Dopodiché andiamo dal mio meccanico, gli farò fare la prova e vedrete che riuscirà a svitare le ruote strette prima con la pistola a impulsi nel modo corretto, quindi per pochi secondi come previsto. Non utilizza la chiave dinamometrica, ma non sta a molti secondi come fanno alcuni gommisti che stringono in modo estremo. Allora userò come sempre la chiave dinamometrica digitale collegata alla chiave dinamometrica normale, classica, meccanica. Vediamo quanto mi indica sul display e poi proverò a svitarlo. Ok, ho stretto oltre il limite, vediamo quanto riusciamo a raggiungere. Allora, questa l'ho già spanata, quindi inutile insistere. Proviamo su quest'altra. Questo è il motivo per cui vi sconsiglio di fare prove estreme sui cerchioni delle vostre macchine, perché come vedete già questo gira a vuoto. Avrò fatto un 5 o 6 prove, non di più. Quindi anche quando il gommista stringe a morte i cerchioni delle vostre gomme, ribellatevi, perché può fare solo danno. Ok, siamo arrivati a 157 Nm. Proviamo anche questo. Questa volta no, non l'ho memorizzato. 158 ragazzi, di più non riesco a fare. Provo a mettermi un pochettino di peso, ma comunque non so nemmeno se reggerebbe. No, 160.1, non si vede. Forse se lo tolgo da questa posizione velocemente, lo giro verso il display, qualcosa si può vedere. Forse si è intravisto per un attimo. Ah no, c'è ancora. 160.1. Allora, di più non riesco a fare, anche perché la posizione non mi aiuta. Proviamo a svitarli con l'avvitatore più potente. Quindi questo, si deve rimuovere la spina. Metto quest'altro. Ok, senza spina. Svito direttamente alla massima potenza e vediamo quanto tempo impiega. Ipotizzo che ci metterà mezzo secondo. Svitato in un attimo, ma questo è davvero una bestia. Proviamo anche con quello di sopra. Allora, guardate qua come si è rovinata la filettatura, facendo pochissime prove. Per fortuna quello che si danneggia nel 99% dei casi sono le viti e non il filetto del cerchione, altrimenti sarebbe inutilizzabile. Questo l'avevo messo da parte per farvelo vedere ed era un'altra vite che si era danneggiata, quindi vi sconsiglio vivamente di stringere, serrare con questa forza estrema. Guardiamo pure questo come si è ridotto. Completamente inutilizzabile. Ormai la filettatura è tutta impastata di metallo, non si capisce più nulla. Però avete visto che stretti a 160 Nm hanno svitato queste viti davvero in un secondo e mezzo. Questo è una bestia, è riuscito a svitarla in un attimo. Questo ha impiegato un secondo in più, però avete visto che senza alcuna difficoltà è riuscito a farlo. Vado? Sì.
E allora ragazzi, come avete visto, questi due avvitatori hanno molta forza, riescono a svitare senza alcun problema il bullone, addirittura il bullone del mozzo di una ruota. Sono degli avvitatori indicati per chi ha necessità di svitare frequentemente, per esempio per il cambio gomme stagionali, le gomme della propria auto, o per chi lavora in officina, perché effettivamente un utensile di questo tipo, anche all'interno di un'officina meccanica, che sia di un'officina meccanica hobbistica, di chi vuole fare manutenzione nella propria macchina, o anche di chi lo utilizza per lavoro, sicuramente sono un validissimo aiuto. Addirittura questo meccanico da cui sono andato per fare dei lavori, degli interventi in esterno, ha comprato l'avvitatore della Parkside, così provando se va bene e effettivamente, come avete visto dai video, dalle inquadrature, l'avvitatore ormai è molto usurato perché ad ogni uscita lo portano con loro e lo utilizzano da tantissimo tempo, non sta dando nessun problema. Questo avvitatore addirittura, questo da 550 Nm, è più potente di quello Parkside che ne dichiara 400. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo che vi lascerò tutti i link dei prodotti, ma soprattutto che per ora ci sarà il Black Friday, quindi potete comprarli a prezzi scontati. Vi invito ad iscrivervi quindi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!